centro della vita agostiniana è questa unità dei cuori e delle menti. Un solo cuore e una sola anima protese verso Dio. Ho sperimentato che invece nel momento in cui ho iniziato a pensare solo davvero al Signore, donandogli la mia vita e mettendo tutto nelle sue mani, in quel momento non ho avuto più bisogno di niente. E quindi ecco, questa è la fonte della pace e della felicità, perché ecco, pensando a Lui ho tutto. In questi 2 giorni la nostra missione è capire davvero come vivono le monache di clausura, entrando in un mondo super riservato. Non potevo minimamente immaginare come potesse funzionare un monastero di clausura, che è un luogo che mette in discussione tantissime abitudini della società moderna. Dopo aver passato 2 giorni qui dentro, posso dire di aver visto completamente un altro mondo e di vedere adesso un mondo con occhi diversi, con occhi migliori, ed aver capito meglio il loro punto di vista sulla vita e sull'amore. Dietro queste mura si seguono regole che il mondo fuori ha quasi dimenticato. Il tempo qui è tutto dedicato alla preghiera, a una comprensione profonda della vita e al lavoro condiviso. Ma cosa significa davvero vivere in un monastero di clausura? Come si svolge la vita qui dentro? E soprattutto, perché hanno scelto questa strada? Un luogo che affascina, ma che davvero in pochi conoscono da vicino. 3 mesi prima di entrare in monastero lavoravo in un asilo nido e scuola materna come maestra, ma anche con le relazioni con gli amici, il fidanzato, nelle relazioni familiari. C'era sempre qualcosa che mi mancava, che non mi rendeva completamente felice. Un giorno un'amica mi chiama e mi dice: come stai? E io lì ho realizzato che facevo fatica a rispondere bene. E ho cominciato a chiedermi perché. E quello è stato il motore di una serie di domande che mi hanno portato a prendere in considerazione una vita diversa da come l'avevo immaginata. Io immaginavo di sposarmi, di avere dei figli, e lì mi è venuto il dubbio che forse c'era qualcos'altro preparato per me. Per me questo desiderio di preghiera lo sentivo, fuori nel mondo, nella vita normale. Ho lavorato, sono ostetrica, ho lavorato tante ore al giorno, anche volentieri, ma come una mancanza. A un certo punto della mia vita ho registrato quella che Agostina chiama un'inquietudine, cioè la sensazione che qualcosa mi mancava. E siccome non mi mancava niente esteriormente, ho avuto amici, ho avuto fidanzati, ho una famiglia splendida, ho viaggiato, ho lavorato, ho fatto gli studi che mi sono piaciuti, non mi mancava proprio niente. Questa inquietudine cercava di fatto una risposta impensata per me. Il chiostro che noi troviamo in tutti i monasteri ha un senso, cioè perché è dappertutto nei monasteri, cioè c'ha un senso, c'ha un significato, un simbolo di qualcosa? Sì, ha diversi simboli, hanno una ricchissima simbologia. Il chiostro, claustrum, fa riferimento a una chiusura, a una clausura che delimita orizzontalmente lo spazio, ma delimitandolo orizzontalmente sottolinea l'illimitato verticale. Il chiostro ha una sola apertura. Verso il cielo? Sì. Il chiostro è un simbolo del paradiso terrestre. Il chiostro è il luogo del silenzio. Il chiostro è il grembo di una vita di contemplazione e di silenzio. Il motivo della clausura non è innanzitutto una scelta penitenziale, è innanzitutto la necessità di custodire il cuore come hai detto tu,
in una concentrazione che ha un riferimento preciso e infinito. Se il riferimento non fosse infinito, la vita sarebbe incubo. Questa è la parte della foresteria, che è dove vengono, fatti alloggiare gli ospiti o comunque chi vuole, anche pellegrini o altre persone, e è tutto circondato da bosco, da foreste, alberi. La nostra è questa qui, una stanza molto piccola però confortevole, ti fa sentire comunque accolto a casa, che è, una delle regole fondamentali delle suore e della Chiesa. L'eremo di Lecceto si trova a Siena, in Toscana, e questo posto ha una storia veramente antica, pensate che risale al XIII secolo. E qui ancora oggi le monache agostiniane di clausura vivono secondo la regola di Sant'Agostino, ponendo al centro la preghiera, l'amore fraterno e la vita comunitaria. La loro giornata è scandita dal ritmo delle liturgie, dal lavoro manuale e dallo studio, in un equilibrio che unisce spiritualità e dedizione concreta. Vivere in clausura significa rinunciare a molte delle comodità del mondo esterno, per coltivare una dimensione interiore profonda e silenziosa. Ecco, io mi sono sentita salvata proprio da Dio, dalla sua misericordia, e questo è quello che mi aiuta costantemente, proprio anche nei momenti in cui mi sembra di non farcela, incapace magari di andare avanti, di affrontare quelle difficoltà della vita di tutti i giorni. Che ruolo ha il silenzio nella vita di una monaca di clausura? Il silenzio è il grembo della vita, ma per tutti, per quelli che lo sanno e per quelli che non lo sanno. Saper custodire il silenzio significa saper custodire la nostra dimensione più profonda e e avere la possibilità di scendere in quelle profondità che ci fanno assaporare il centro della vita. Il silenzio è il luogo in cui si può veramente cogliere qualcosa che altrimenti non senti. Qual è la sfida più grande che avete affrontato da quando avete capito che il vostro tipo di vita voleva essere questo? Si è ammalato mio papà e ho dovuto prendermi cura di lui non solo da lontano ma anche da vicino, e per me è stato veramente un momento di grande prova, perché dovevo, oltre lasciare la mia vita di tutti i giorni per potergli stare accanto, oltre affrontare quella che era la malattia. Avevo le spalle coperte dalla grazia di Dio e quindi questo aiuta, però questo non significa che la grazia di Dio ti toglie il dolore o ti toglie anche un po' di rabbia, ma ti dà la forza di poter affrontare quello che c'è da affrontare in quel momento. Non è semplice, perché comunque siamo esseri umani e non è che... però ti rendi conto di come veramente, se lasci uno spiraglio anche nel dolore, lasci uno spiraglio affinché la grazia di Dio ti possa toccare, ti possa arrivare, si vive tutto in modo diverso. Quello che mi colpisce veramente della vita di queste persone è che loro mettono a disposizione loro stesse per un credo, per qualcosa di più grande. E quello che per noi è tempo sprecato, è un sacrificio, per loro è la vera e pura normalità. Anzi, non solo normalità, è la loro salvezza, perché nell'amore di Dio loro trovano tutto quello che gli serve. Sono le 7 del mattino, noi è più di un'ora che siamo svegli e le monache ancora prima di noi,
perché alle 6 inizia la prima preghiera della giornata e le prime 2 ore e mezzo della giornata sono dedicate totalmente alla meditazione e alla preghiera. E questa è una cosa che a noi ci ha lasciato a bocca aperta, perché non siamo abituati a questa routine, ma soprattutto perché loro passano più di 9 ore al giorno a pregare e meditare. Cambiare ufficio, cambiare impegno, cambiare stanza, cambiare posto, anche cambiare posto a tavola nel refettorio, significa sì, cambiare prospettiva anche rispetto alle sorelle, perché è facilissimo attaccarsi, anche le cose piccole. È un'opportunità per vivere la povertà. Cambiare stanza significa intanto che devi svuotare tutti i cassetti e dire vabbè, ma questo lo butto, questo lo rimetto in comune. Concetto interessante però, è vero, che sei in continuo movimento, cambi il punto di vista e cambi anche abitudini, Sì. diciamo, in un certo senso, quindi è un dettaglio ma è molto interessante. So cose che mi ricordavo proprio perché a me queste cose mi affascinano, il fatto che uno anche nelle piccolezze riesca a farsi notare, per me è assurdo, bellissimo. Dopo tutto quello che abbiamo visto e ascoltato qui, possiamo dire di guardare questa vita con occhi diversi, sicuramente migliori. Ora resta solo una risposta per completare davvero il quadro di questa esperienza. Cosa significa amare secondo te? L'amore è innanzitutto un dono di sé. Generalmente l'amore lo vediamo come un movimento di possesso, invece è esattamente il contrario. È un dono da chiedere continuamente e da mettere continuamente a frutto, proprio senza misura, senza calcolo. Agostino dice che non si può vivere senza amare. Tutti amiamo. La differenza sta tra cosa ami. Dice Agostino, ami la terra, sarai terra. Ami il cielo, sarai cielo. 2 amori hanno costruito 2 città. L'amore di Dio fino al disprezzo di sé costruisce la città del cielo. L'amore di sé fino al disprezzo di Dio e dei fratelli inevitabilmente costruisce le varie Ucraina, Gaza e via discorrendo. Wow, tanta roba.